c'è modo di vedere il passato. Credo che si trovi nelle piccole cose, come l'impronta di una mano su un vetro o un piatto rotto. Altre volte si nasconde sulla faccia della gente, sotto le ciglia. Non esiste però una prova tangibile della sua esistenza. Matteotti, civico 2. Prossima fermata. Numerina, civico 12. Fermata. Stop. Numerina, civico 12. Nulla, poi. Però adesso dici che sei diverso perché comunque faccio il lavoro inerente, non ho fatto quello che dovevo fare. Sono rimasto fermo nel stesso punto per 3 anni e non so neanche se mi piaccia o no. E perché sei rimasto fermo per 3 anni nello stesso punto? Ho paura di cambiare, cioè la paura di rimettere Tranquillo. in gioco. Cioè lo so che è strano dirlo a 23 anni, cioè sono questi gli anni in cui sperimenti un po' tutto e non stai fermo. Sì, Il sì. tempo per stare fermi poi ci sarà. Però non so, proprio questa. Devi ricominciare, devi capire cosa c'è di buono per te, cosa vuoi fare veramente, devi approcciare con i tuoi colleghi, cioè tutti questi aspetti qui che se ho fatto la scelta giusta alla fine di cambiare oppure devo rimanere, cioè penso un po' troppo a queste cose. Cioè bisogna adesso superare quel punto lì. Infatti anche con magari con cioè devo iniziare con lo psicologo, te l'ho detto, sì, ci sto andando. No, te l'ho detto, brutto figlio di puttana. Vabbè, ho fatto un incontro e basta. Aiuto? Vediamo com'è. Aspetta. Sì, esatto. No, comunque, altre cose, non farsi troppo condizionare, appunto come hai detto adesso, dalle voci esterne, dagli altri, no? Per fare anche, ma non nel senso tipo, dovresti, no, non ce la fai, se tanto fallisci, queste cose qui, ma più che altro il semplice motivo, non so, per esempio la patente, che me lo dicevano tutti di farlo, no, no, devi fare, è importante, e non sono mai stato, cioè sono sempre stato fermo a non fare nulla, poi arriva una persona così a caso e dice no, guarda che è veramente importante perché magari provo qualcosa in più e subito lì a farlo. Oppure anche, non so, c'è lo psicologo comunque, hanno detto tutti è importante, 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 ci vuole sempre molto, molto, cioè per farmi fare delle cose semplici, basilari quasi, cioè ci deve essere sempre qualcuno da fuori che bussa e mai che partono da me, no? Perché se no io sto fermo e non faccio nulla. Ok, la vita è tua, non è degli altri, svegliati, fai, muoviti,
Non aspettare che qualcuno arrivi e ti dica di fare questo, quest'altro, le solite cose, no? Che poi sono cose veramente wow, cioè un applauso, complimenti, non è nulla di che, però per me sono abbastanza fiero, cioè che alla fine sono cose abbastanza appunto basilari, non è che non ho fatto nulla di speciale, però per me qualcosa è. Qualcosa che mi faccia, cioè che mi faccia andare avanti pensando a quello, no? Un progetto futuro, che non so quale, però che mi dia la convinzione, sempre una roba, vabbè, però questa volta è mia, un mio pensiero futuro che mi faccia dire ok dai, la mattina che mi sveglio con più forza, con più voglia di fare, e non perché devo e sono obbligato, e aspettare sempre che arrivi il weekend, no? E vivere solo lì. Questo sì, mi aiuterebbe molto. Hai la risposta? Nico era un appassionato di storia. Faceva a gara con me, ma vinceva sempre lui nelle verifiche. Sento che questi luoghi ci hanno dimenticato. Non sono più accoglienti come prima. È come se ci osservasse, in silenzio. Ma quando è diventato tutto così spaventoso, senza ruolo? Forse è giusto così. Era interessante quella ragazza che parlava al telefono. Hai visto? L'ho trovata interessante. Non so perché. Sì. Secondo me è una di quelle banalità che le persone dicono, sai, È tipo, vero, è vero. cos'è il ballo? Sono libero di È la esprimere. libertà. Alla fin fine comunque io ballo sì, ma non faccio moderno, contemporaneo, che allora non hai schemi, no? Sì, sì. Alla fine l'indie e il boogie hai quei passi e li giri come vuoi. Però mi sento più libero di creare che libero a livello personale, no? Mi sembra di creare un ballo da zero, no? Cioè due persone si incontrano, non c'è nulla. Parte una musica e man mano che questa musica va avanti loro creano un ballo, sempre diverso, sempre con tante cose creative dentro. E quella secondo me è la magia. È come dare un pennello a un pittore, no? Uno dice dai, sì, senti libero di creare, crea, Sì, sì, sì. stronzo. No, certo, certo. Tieni una musica, ballerino, balla. E quindi stasera devo insegnarti a ballare. No, non lo so se mi devi insegnare a ballare, però, cioè, in Tu, qualche modo. tu buttati, vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede, vediamo che cosa succede. Ciao, ciao. A tempo. Prima. Non è l'indie. Non è l'indie. Bravo, bravissimo. Ciao Candy. Bravo, bravi. Prova a fare un
pochino i passi più piccoli. Yes! Più piccoli, così, come stai facendo ora. Bravo. Ah. E poi fai tante volte. Pa, pa, pa. Pa, pa, para. Per evitare che sia questo. La salsa. Bellissimo. Provalo. Aspetta. Ok, vai. No, devi andare indietro. Oh, aspetta. Questo è il nostro. Vai. 1, 2. Poi fai 3 e 4. E poi 5, 6, 7 e 8. Ok, no, credo di aver capito. Aspetta. Puoi dire così mi fai. Passo, passo, molleggio. Passo, passo, molleggio. Passo, passo, molleggio. Passo, passo, molleggio. Sai che credo davvero che la felicità sia goffa. Ah sì? Perché? Pensaci, quando impari una cosa ti senti sempre goffo, no? Sì. Però sei felice perché da un lato stai imparando. E quindi la felicità è anche goffa. Io mi sono sentito goffo quando. Cioè, io mi sento tuttora goffo quando imparo a ballare, imparo delle mosse nuove. Anche loro si sentono goffi, li vedo. Sì, è vero. Però si divertono una cifra. And that's the way it is. That's just the way it is. Something never been the same. That's just the way it is. Oh yeah. Don't you Come on now. Oh, oh, that's just the way it is. It should never be the same. How we sing it, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Una volta sono uscito per fare delle foto. Ho camminato quasi tutto il pomeriggio, fino in centro, e poi mi sono fermato in stazione davanti al tabellone delle partenze. Guardavo le destinazioni scavalcarsi una sopra l'altra man mano che i minuti passavano, mentre una voce annunciava gli arrivi. Non so perché, ma per qualche ragione sono rimasto lì, in silenzio, non so neanche per quanto. Poi, quasi senza rendermene conto, ho oltrepassato il tornello e ho camminato velocemente dietro ad una famiglia che andava di fretta verso il proprio binario. E tutto a un tratto ero dietro a una fila di persone che doveva salire sul treno. Solo che io non avevo nessun bagaglio.
Il fischio del capotreno mi ha fatto allontanare dalla fila. Così me ne sono andato.